Buonasera compagnia Cobra, sull'attenti? Va bene, ve l'avevo promesso, il tempo è maturo per recensire lo Snake. Perché il tempo è maturo? Se è vero quello che abbiamo scoperto io e Andrea, non si sa perché il Crimson sta a 44 euro su Amazon, ma prima di andare a rischiare, ne ho ordinate due, prima di andare a rischiare almeno sarebbe il caso di farvi vedere di cosa si tratta, se può esservi utile oppure no, cioè semplicemente non è che dovete comprare tutto, anche se potrebbe costare veramente poco. Quindi System Neutralizer Armored Cloaking Equipment Battle Suite, o meglio conosciuto come Snake. Bellissimo, cioè tutta sta cosa, non mi ricordo, tra l'altro esiste anche l'acronimo in italiano, ma non andrò a vederlo perché ho paura. Figure mezzo numero 162. Cosa veramente strana è che è stato pubblicizzato ovviamente con il Cobra Trooper, ma all'interno non lo trovate. È uno di quei casi particolari per cui una figure non verrà associata al mezzo. Non conosco i motivi, non è mai stato spiegato, forse anche perché a quel punto la gente aveva già accumulato un sacco di armi builder e quindi sarebbe stato uno spreco. Però a me avrebbe fatto piacere per esempio un pilota specializzato Snake, magari con una divisa tutta particolare, classified, unica, mai pubblicata neanche nel 1980. Sarebbe stato carino, non è stato fatto, pazienza, non è stato fatto neanche per il Crimson Mars. Quindi alla fine accontentiamoci, potrete utilizzare nel Crimson Mars qualsiasi Crimson esistente, e lo stesso qui per un qualsiasi army builder, infantry, officer, trooper, viper, eccetera. È compatibile con qualsiasi figure 12. Ora, il costo non era irrisorio, era mi sembra sui 98 euro. Ora non si trova a meno di 160-180, quindi andiamo a vedere insieme di cosa si tratta e se poi questo prezzo è veramente correlato. Venite con me. Dovevo fare un lavorone per farcelo entrare, per farvelo vedere, roba da chiodi, Allora, tanto per cominciare, c'è bisogno di un pochino di assemblaggio. Questo è da assemblare, le manine sono da assemblare, che fondamentalmente vi faccio vedere un po' com'è. Si staccano le mani, nella scatola lo trovate senza questi, attaccati senza questo, comunque 3 secondi si monta, poi va montato, vedete questo cerchietto qui è l'adattatore per tutte le armi, no? Si può, una volta montato, si monta questo, capito? Questo è il fatto. Questo qui e questo, tutto qui, niente di molto particolare. Ci ho già montato dentro l'infantry per farvi vedere che c'ha i joypad, vedete? Sì, joypad, i joystick col controllo movimento, perfetto per una figure 1.12 come il Cobra Infantry, ma il Trooper generale, qualsiasi figure 1.12. Tra l'altro c'entrano anche le Action Force. C'ha un paint job application da paura, sembra sporco, sembra vecchio, guardate, sposto le luci così faccio vedere meglio, una da sopra, guardate, assurdo, veramente assurdo, bello, metto un pochino più in alto, vi faccio vedere qualcosina. Allora, intanto stencil applicati bellissimi. Ho visto che qui si apre così, proprio stile giappo proprio. Dai, aumento un po' la luce, più di così non si fa. Allora, questi stencil applicati sono incredibili, d'accordo? La solidità della figura è veramente potente. Qui si apre, come vedete, c'è proprio una meccanica molto quasi giappo, no? Allora, queste si chiudono, vedete c'ha 2 buchini, quei 2 buchini vanno ad incastrarsi qui, tac, vedi? E blocca fondamentalmente l'accesso al cockpit. Una volta bloccato torna indietro, fa effetto molla. C'è queste lucine qui che però non hanno corrente, non ho capito perché sono state messe, sarebbe stato interessante se avessero avuto la corrente, tanto da fare belli faretti. Poi c'è questo che è la scala d'accesso allo Snake, si chiude e poi si chiude anche questa, anzi scusate, si deve premere un pochino di più, eccolo qua, fa lo scatto e si chiude perfettamente. Tac, ed ecco lo Snake al completo. Allora,
Voi pensate, avete visto cosa ho appena fatto? Questo. Mi è venuto molto da ridere perché io avevo visto online gente che si lamentava che non si muoveva molto bene lo Snake, no? E ho detto, ma possibile, ma mi sembra strano. Allora come mai vale così tanti soldi? Semplice, perché quando la gente fa le recensioni, vabbè, non voglio fare il cattivo né dire cose violente. Comunque io, senza saperne leggere né scrivere, quando ho visto che non si muoveva e non si apriva, ho semplicemente fatto questo, clac, e mi si è aperta la figure. E ho notato subito che anche sopra questa tecnica qui funziona, cioè c'è un, non so se si riesce a vedere, vedete lì c'è un ball joints che permette di fare questo, guardate qui, cioè paradossalmente lo Snake incrocia le mani più di una figure normale standard. Guardate qui, aspetta, monto le mani se no non capite cosa sto dicendo. Siete pronti? Guardate qui che roba, incrocia le mani. a me questa cosa, vi giuro, mi fa uscire di cervello. Mi fa troppo ridere perché fanno delle figure gigantesche che non riescono a fare questo, fanno un robottino da combattimento che si basa su una roba anni 80 e viene fuori un capolavoro. Ora ovviamente non è che ci abbia appunto tutte queste articolazioni di chissà che, è una robina, però guardate qui, anche qui si chiude, si apre, si inclina, ovvio non c'ha la tipose, ma è normale, non deve avere la tipose, però guardate, comunque al 90 ci arriva, sì, magari non piega le mani, però molto molto bellino. Guardate, c'ha pure il piedino tipo Gundam, mi piace davvero un sacco. Guardate, incrocia anche, se si apre, riesce anche ad incrociare il piedino dietro per dargli questa sensazione di camminata. Guardate. La camminata smargiassa mi fa troppo ridere, è bellissimo, guardate, da non crederci. Poi vabbè, ovviamente tutto aperto, è fighissimo, sembra proprio quasi un robottone giapponese. Tantissime appunto le opzioni, c'ha missili, lanciafiamme, corto e lungo. Il lungo è il mio preferito, sembra una fiammata roba da chiodi. Guarda qua, che spettacolo, si sgancia poi in un secondo, troppo bello, è veramente bellissimo. Forse deve stare all'insù questo, così. Poi ruota questo, ma non ho capito come. Vabbè, poi c'ha comunque anche qui c'ha un bellissimo snodo, quindi c'ha il bicipite rotante, consente diversi movimenti. Non è poco, è 1, 2, 3, 4 solo sulle braccia, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non so come le contano loro, perché comunque la testa ovviamente non gira. Ah no, 10, 11, c'è anche il body che ruota, giustamente. Avrei fatto forse un pochino più snodate le gambe sotto per la rotazione, ci avrei messo una rotazione qui al giunto, essendo un singolo, no? Notate, no? Vedete, qui c'è soltanto uno snodo, non sono due, non c'è un doppio ginocchio. A quel punto potevano fare la rotazione singola tranquillamente, così da consentire la rotazione della gamba, ma più che altro per un fattore estetico, non per un fattore di posabilità, solo per un fattore estetico, perché mi sarebbe piaciuto vederlo, ma comunque già così è qualcosa di incredibile. Mi fa veramente tanto piacere questa figura. Io non so se è una figura o un mezzo, no, meglio dire un mezzo. Veramente bello. Poi si sistema tutto. Ma poi è bellissimo tutti questi. La cosa che mi fa impazzire sono tutti questi aggrappini, no? Perché uno dice a cosa servono? Ma scusate, ma chi sei impazzito? Sono bellissimi. Una volta poi aperta la figura così, liberato il trooper, vi faccio vedere perché secondo me sono una figata. Immaginatelo chiuso, ok, col trooper dentro, ok, chiuso così. Guardate che compatibilità, guardate che spettacolo, capite cosa voglio dire? E lo stesso vale per sopra le spalle. Una volta staccato qui, ma poi si inserisce con una semplicità incredibile. Ora io sto facendo così molto velocemente, giusto per farvi vedere di cosa potete fare grazie a questi gancetti qui, capito? Super mega figo, è una cosa veramente assurda. Secondo me questa figure qui, questo mezzo, è un mezzo che è stato capito tardi, perché io mi ricordo che non è che avesse preso subito valore, ora sta a più di sta
170-180 euro, ma non è sempre stato così, è stato per parecchio tempo anche sotto prezzo, tant'è che ho visto che c'è ancora qualcuno su Vinted che non sa che questo mezzo è salito parecchio di prezzo e quindi lo vendono ancora a 70-80 euro. Avrei voluto comprarmene un altro, però una volta che ora che abbiamo scoperto che la prevendita del Crimson è molto probabilmente davvero a 40 euro, ma ne ho prese due per ora. Poi c'è anche questo effetto qui che non vi avevo fatto vedere, che è l'effetto fumino. Guardate, bellino. Tra l'altro questo è originale, eh? Questi tre effetti sono unici, sono fatti solo ed esclusivamente, tra l'altro, per entrare in questi buchi qui, perché non credo ci siano altri buchi di questa dimensione. Molto molto belli. E Snake veramente bomba, veramente bello. Compagnia, che dire, divertentissimo. Chiaramente è uno spettacolo, grande giocabilità, ovviamente i movimenti sono limitati per quello che è il Battle Suite, quindi non è che ci si possa aspettare chissà che cosa, è giusto, questi sono i movimenti, però quello che mi sorprende tanto è l'altissima giocabilità, l'altissima abilità di questo mezzo di immaginare, cioè parliamoci chiaramente, noi stiamo collezionando giocattoli. Quindi uno degli scopi dei giocattoli è il gioco. Per fare un bel gioco ci deve essere una giocabilità. Purtroppo ultimamente il mondo del collezionismo è diventato quasi un mondo di un collezionismo statico e di questo me ne sono reso conto piuttosto velocemente. Non c'è più quella voglia di sperimentare, di giocare, di preparare un campo di battaglia, un diorama, eccetera. Non so perché, in realtà il gioco analogico porta tanta decompressione, aiuta veramente a liberarsi dallo stress. Io ho veramente riacquisito gran parte della mia vita grazie al gioco analogico. Gioco analogico ovviamente non è che mi metto lì con i soldatini no, ovviamente dipingo, creo situazioni, mi piacerebbe fare anche molto di più di quello che faccio, però modifico, cerco di migliorare le figure dove posso e mi porta via tantissimo tempo e quel tempo lì io lo chiamo giocabilità, longevità da gioco. Questo Battle Suite Snake è effettivamente uno di quei giochi analogici con tutte quelle conformazioni tipiche dei giocattoli che da bambini negli anni 80-90 ci portavano via pomeriggi interi. È un bellissimo mezzo che fa fantasticare e è anche molto duttile, ovviamente, perché è adattabile a qualsiasi figure, quindi per chi fa anche fotografia, toy photography, è incredibile. È vero che c'è da notare che questa posa qui non è fattibile, in realtà è finta, perché non si possono aprire le gambe così tanto effettivamente, forse con un po' di calore sì, però così uscita appena dalla scatola non è possibile. Difetti non ne ha, perché effettivamente promette e fa quello che ha promesso, semplicemente un Battle Suite, ok? Limitato ovviamente in stile anni 80-90 e quindi per me è perfetto. È una figura da 10? È un mezzo da 10? Ma 9,5, ok? Secondo me è molto divertente, molto bello. È in perfetto stile G.I. Joe Cobra, veramente bello, pieno di dettagli, ricco, ci sta. Ora 160 euro, 170 euro mai, però il Mars che sta a 44 a quanto pare, poi vedremo se è una baruffa o no, è venduto e spedito da Amazon, quindi attenzione, non credo possano annullare, potrebbe essere la svolta. Se davvero ci arriva ne riparleremo a ottobre, perché mi sembra arriva il 5 di ottobre, viene rilasciato il 26 di settembre, esce il 5 di ottobre. Se il 5 di ottobre quando lo riceviamo, io ne ho ordinati 2, ne ricevo 2, quando andrò a fare la recensione, ragazzi, dirò che quella è 10 su 10 e sarà la figure e il mezzo di trasporto dell'anno, perché per 44 euro è assolutamente impossibile compararlo con qualsiasi altra cosa, perché non esistono mezzi a 44 euro in grado di compararsi a un Battle Suite. Sarà veramente il game changer, vedremo, perché comunque sul sito di Hasbro viene venduto a 107, io questa cosa non la capisco, però se davvero ci arriva a quel prezzo
è fatta, abbiamo la figure dell'anno. Per adesso che dire ragazzi, spero vi abbia fatto piacere questa recensione, avrei voluto farla un pochino più densa, però ovviamente il tempo è quello che è, ci vuole ore per montare, cioè non è facile. Vi avrei voluto far vedere, ora che ci ho ripensato mentre sto registrando, non vi ho fatto vedere il cockpit che è qui, ok? Non ve l'ho fatto vedere nel video, in realtà ci sono degli adesivini all'interno, oltre ai doppi joystick ci sono degli adesivi, un po' blando effettivamente. A livello di economicità di produzione si sono tenuti parecchio bassi, però questo non significa che poi alla fine sia un mezzo incredibile. Adesso ragazzi vi lascio, vi mando un bacione, un abbraccio, alla prossima.